Allora ragazzi, a me fa sempre molto piacere quando arriva un nuovo aggiornamento su Gran Turismo 7. Questo qua è l'aggiornamento 1.55, quindi oltre ad andare a vedere oggi insieme le auto che hanno aggiunto, io mi soffermerei un attimino anche su cosa effettivamente hanno aggiornato per quanto riguarda la fisica di gioco in generale. E lì dobbiamo soffermarci qualche minuto. Ma prima andiamo a vedere le auto che hanno aggiunto, quindi andiamo subito. Ce n'è una nelle auto usate, che è questa qui ragazzi, la Civic Si Extra EF del 1987. Eccola qui, andiamo a vedere in dettaglio. Ragazzi, a me le auto vecchie, le auto antiche fanno sempre piacere. Non so perché, ma sono di vecchio stile, quindi a me piace guidare anche le auto da strada vecchie, preparargli l'assetto e tutto il resto. Non so a voi, ma fatemelo sapere. Però ci stanno. Gran Turismo lo sappiamo che è incrementato su molte delle auto stradali. Forse è l'unico gioco su cui possiamo trovare le auto stradali di tutto il mondo, lo sappiamo benissimo. Quindi un'auto nelle usate, dopodiché nel Brand Central andiamo a vedere le altre auto che hanno aggiunto, tutte in Asia Pacifico. Una dovrebbe essere una Toyota, eccola qui, è questa qua, la Toyota CHRS del 2018, eccola qui, che è figa come auto, una bella auto stradale. Poi nella concessionaria Gran Turismo troviamo la nuova, eccola qui, F3500A, un'altra auto Formula, figa, secondo me simile alle vecchie auto Formula di vecchio stampo di qualche anno fa, di più di qualche anno fa. Probabilmente questa sarà una nuova categoria di auto, questo ancora non lo so, però sono fighe, molto belle, molto belle veramente. Va bene, dai, fin qua ci sta tutto. Andiamo a vedere le altre auto. Una è questa qui, la Ioniq 5N del 2024 Hyundai, andiamola a vedere con altri colori. Questa è anche figa, sta auto, molto bella. Izzica, che bella auto. Questa è un veicolo elettrico, da come potete vedere a destra. Bella. Bene, erano queste le auto, spero di non aver dimenticato nulla. Erano 4 auto, giusto? Ma andiamo un attimo all'avviso di aggiornamento nel file. Allora, Gran Turismo Sophie è stato aggiunto all'autodromo di Interlagos e a Mount Panorama. Benissimo. Ai circuiti mondiali sono stati aggiunti nuovi eventi, eccoli qui. A Caffè è stato aggiunto il menu extra 43, vi leggo soltanto le cose più interessanti. La manutenzione e servizio auto, la sostituzione motore è disponibile per queste auto, quindi sempre aggiornamenti per quanto riguarda sostituzioni auto. Bene per chi bazzica su queste cose, io ancora non ci sono arrivato, nel senso non ho avuto tempo, però dovremmo andare in qualche video magari a preparare qualche auto mettendogli un bel motoraccio sotto e vedere come si comporta. Miglioramenti e modifiche. Modello di simulazione fisica, ok. Il modello simulativo delle sospensioni è stato regolato. Ridotte le improvvise alterazioni nell'assetto al passaggio su asperità e superfici irregolari. Questa è un'ottima cosa, ragazzi, perché molte volte succede che passando su ad esempio qualche cordolo, andando tipo mettendo 2 ruote fuori pista, succede che l'auto perda il controllo molto facilmente ed è molto difficile riprenderla. Quindi probabilmente questo passaggio ci spiega come hanno infatti aggiornato questo passaggio. Il modello di simulazione fisica delle ruote è stato calibrato, la dipendenza dal carico in curva è stato regolato, la perdita di aderenza nelle traiettorie sulle superfici bagnate è stata ridotta. Quindi anche sul bagnato abbiamo avuto qualche aggiornamento. Quindi succedeva che uscendo dalla traiettoria, magari durante una gara su cui pioveva, uscendo dalla traiettoria succedeva di
perdere l'auto molto facilmente, quindi probabilmente anche in questo caso hanno fissato questa cosa. L'intensità della perdita di aderenza dovuta alle gomme sporche fuori pista è stata ridotta, mentre la velocità con cui si recupera aderenza dopo il ritorno in pista è stata incrementata. Quindi se mettiamo due ruote fuori pista, ragazzi, succedeva cosa? Che quando tornavamo in pista ci voleva dai 10 penso ai 15 secondi tipo per far recuperare l'aderenza all'auto. Succedeva che poi ad esempio dopo essere usciti di pista, rientrando, affrontando la curva successiva, succedeva il patatrack. Era consigliato frenare molto, staccare molto prima, perché la macchina era praticamente inguidabile, non aveva più aderenza. Ed è stato, quindi, infatti dice, la velocità con cui si recupera aderenza dopo il ritorno in pista è stata incrementata. Quindi adesso, una volta che siamo usciti di pista ed essere ritornati in pista, ci vorrà meno tempo per riprendere la dovuta aderenza. Le prestazioni delle seguenti auto sono state regolate: la Toyota Aqua e la Toyota Prius, ok. Poi la manovrabilità di alcune auto è stata aggiornata. Sono stati aggiornati i punti prestazione di alcune auto utilizzabili. L'algoritmo di sterzata con il controller wireless è stato aggiornato per i giocatori di pad. L'algoritmo di sterzata con le levette analogiche e la croce direzionale è stato modificato per migliorare la manovrabilità. Lo andremo a provare, magari fatemi sapere anche voi, ragazzi, se giocate da pad, se realmente questa cosa è stata migliorata e resa un po' più reale per i giocatori di pad. Il comportamento del controller per le ruote sterzanti è stato modificato anche, quindi i calcoli geometrici della sterzata sono stati modificati per migliorare le sensazioni, la sensazione restituita dal ritorno di forza. Le impostazioni della coppia delle auto formula sono state regolate, quindi dovremmo avere, giocando da pad, una sensazione adesso più fluida, più realistica. Lo andremo a testare magari. È stato aggiornato l'effetto dei seguenti aiuti di guida. L'intervento del controllo trazione TCS è stato ottimizzato, cosa anche da andare a testare, perché qui non spiega altro, spiega solo TCS che è stato ottimizzato. Il controllo della frenata in curva per l'ABS, sistema antibloccaggio, è stato anche ottimizzato. Sono tutte cose che bisogna testare, ragazzi, in gara. È stato regolato il livello di difficoltà per alcune gare, come vedete qui. Non so, forse erano troppo difficili, non lo so. Comunque, io onestamente, giocando a livello difficile, ho trovato poche gare, onestamente, che erano effettivamente molto difficili. Comunque, sono stati regolati i tempi di riferimento per tutti gli eventi di esperienza sul circuito e aggiornati tutti i replay dimostrativi. Qualcosa anche per quanto riguarda i replay. E inoltre tutte le classifiche sono state azzerate. Bene, questa è l'ennesima volta. Nel centro patenti è stato fatto qualche modifica, le missioni sono state azzerate, le classifiche delle missioni sono state azzerate, benissimo. A Sport, il valore massimo della classificazione pilota è stato aumentato. Adesso bisogna capire, è stato aumentato oltre il punteggio A, oppure è stato aumentato così perché ci vorrà più tempo per arrivarci. Va bene, queste sono tutte cose su cui bisogna testare. Qualche adesivo, qualche locazione, e sono stati risolti diversi problemi. Allora, per quanto riguarda la fisica, hanno ulteriormente aggiustato qualcosina, ragazzi, e nel tempo, almeno io personalmente, ho notato alcune differenze di migliorie, attenzione, di migliorie, perché effettivamente ultimamente su Gran Turismo mi sto rendendo sempre più conto che si sta avvicinando alla realtà, cioè al vero sim racing, ragazzi. Non è ancora perfetto per poter dire che è un vero sim racing, però ci è molto vicino, ragazzi. Non è secondo a nessuno. Gran Turismo 7 non è secondo a nessuno, come dicono molti. È sempre il gioco su cui giocherò sempre per tutta la mia vita. Probabilmente lascerò tutti gli altri giochi prima o poi, però Gran Turismo è uno dei giochi che non lascerò mai. Ragazzi, fatemi sapere
Cosa ne pensate di questo aggiornamento 1.55, delle auto, delle modifiche apportate alla simulazione di guida e tutto il resto? Commentate, mi raccomando, e lasciate l'iscrizione se non l'avete ancora fatto, così non vi perdete i prossimi video su Gran Turismo, ma su tutti i videogiochi che portiamo qua sul canale, ragazzi. Mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. Ci vediamo a un prossimo video.